Ciao amici, bentornati sul canale L'Arte del Fatto a Mano. Io sono Rita e oggi vi voglio presentare dei prodotti molto belli che mi sono arrivati dal sito www.tessiland.com. Sono dei prodotti che avevo già visto da tempo e finalmente ora è venuto il momento di acquistarli. Io appunto ho un canale di tutorial gratuito, tutorial all'uncinetto, dove potete anche trovare tantissimi progettini per ogni gusto e di ogni tipo. Oggi appunto volevo fare questa recensione insieme a voi perché sono stata molto felice e molto contenta di questi prodotti, sono veramente molto belli. Io ho acquistato due prodotti che sono già presenti da tempo sul sito e tre prodotti nuovissimi di questa stagione autunno-inverno 2021-2022. Alcuni li ho acquistati in sconto perché spesso sul sito potete trovare anche dei prodotti in sconto, per esempio questo bellissimo cotone che ho acquistato ora, anche se non è il momento di lavorarlo, perché ho trovato lo sconto ed era un po' che lo volevo acquistare, mi piace molto e l'ho acquistato finalmente in questo momento. Ho fatto l'ordine ieri, praticamente il pacco in un giorno mi è arrivato a casa, quindi il sito online www.tessiland.com o anche .it vi offre una spedizione molto rapida e con solamente 19 euro vi arrivano i vostri prodotti gratuitamente, cioè le spese di spedizione sono a carico di Tessiland. Allora adesso voglio iniziare a farvi vedere questa carrellata di filati perché sono veramente, meritano di essere visti. Allora, prima di tutto, ecco, così poi questo che diciamo che è fuori stagione, quindi lo presentiamo per primo. Allora, questo, vedete, è il Frida, è un filato morbidissimo ed è molto bello, cioè molto particolare, c'è una bella gamma di colori sul sito. Questo è un puro cotone, vediamo, no scusatemi, è un cotone al 50% e una fibra acrilica al 50%. Sono gomitolini da 50 grammi, 175 metri. E consiglia di usare l'uncinetto 3,5, 4,5 e i ferri del 4,5. Io non l'ho ancora provati perché sono appena arrivati, però secondo me si può usare anche un uncinetto più sottile. Ecco, questa è una gradazione molto delicata, non so se la telecamera sia reale, però c'è come base il color rosa antico e il cammello. Vediamo, togliamo anche l'etichetta così vedete meglio. È molto, ci sono tanti colori, vedete, c'è del grigio azzurro, del rosa carne, rosa polvere, c'è del cammello e del bruciato che gli dà quel tocco in più di colore che appunto ci dà un po' di luce. È molto bella questa colorazione, molto fine, sicuramente appena ci sarà il momento di usarlo sicuramente farò un bel tutorial. Questo vediamo se troviamo il colore, è il colore, vedete, mimosa, e sono stata proprio molto piacevolmente soddisfatta perché non me l'aspettavo veramente così bello, molto bello, e poi è di una morbidezza incredibile, quindi lo trovate anche in altre tonalità. Ok, passiamo a un altro prodotto che è presente sul sito, non è una novità. Prima si poteva acquistare su Rock e ora hanno deciso di fare questa formula, questa tipologia di questo gomitolo bellissimo, cioè un gomitolo enorme, morbidissimo, che solo a guardarlo veramente molto bello. È il Buckley. Io l'ho già usato per fare diverse cose, ho fatto dei maglioni a mia figlia in rosa, ho fatto il bianco, lo adoro, ho già comprato
ancora quando c'era la rocca ho comprato le rocche per fare delle sciarpe, dei cappelli, veramente morbido, ha una resa incredibile perché ha una leggerezza, ma nonostante tutto è un filato spessino, un po' pelosetto, e quindi lavorandolo con un uncinetto non troppo piccolo, abbastanza grosso, naturalmente dà una resa incredibile, anche perché sono gomitoli da 100 grammi, 350 metri, è un 19% lana, 45% acrilico, 14% poliamide, 13% poliestere, 9% di lamé. Infatti vedete, spero che si veda bene, ha questo lurex delicatissimo che dona veramente un tocco di eleganza ai vostri capi, e assolutamente non lo sentite, non punge assolutamente, è morbidissimo e vaporosissimo, bello bello bello. Io lo adoro Buckley, lo prendo molto spesso anche in altri colori. Allora, per quanto riguarda i ferri da utilizzare, qui mi dice 3,5 4,5 di uncinetto, 4,5 6 di ferri, ma io l'ho lavorato con degli uncinetti maggiori perché appunto ha una resa incredibile. Ecco, questo è questa meraviglia, questa nuvola è il Buckley Tessina. Ecco, questi sono i prodotti che sono già presenti da un po' di tempo sul sito. E ora vado a presentarvi i nuovi prodotti di questa stagione. Sono 3 arrivi nuovi, 3, ce ne sono molti altri, ma io per i miei progetti futuri ho scelto questi 3 articoli. Mi sono innamorata di questa tonalità, tra le tantissime che ci sono sul sito, appunto di questo Sox Pro, che è un filato per calze, ma che io quando ho visto e toccato ho pensato che proprio con questo filato si può fare di tutto. Infatti io non andrò a fare delle calze, non ho ancora deciso bene cosa farò, che tutorial andrò a fare e quando lo farò, però sicuramente io non farò calze perché a parte che non sono molto pratica a usare i ferri, e comunque io lo vedo nell'abbigliamento perché è fantastico, non so cosa si possa vedere nella telecamera, ma i colori che non ci sono in questo gomitolo non esistono perché ci sono praticamente tutti. Adesso proviamo a togliere l'etichetta, vado a mostrarvi un po' del Sox Pro della Tessina. Sono tutti prodotti made in Italy, ne trovate tantissime varianti di colore sul sito, ma veramente tante che io non riuscivo a scegliere, però poi quando ho visto insomma quanti colori c'erano e delicati in questo gomitolo, insomma ho optato per questa variante. Allora, questo è il colore Sognatore, è il 18, vedete che è un filato super wash, lana vergine 75% e poliamide 25%, 100 grammi sono 400 metri, quindi insomma ha una bella resa, però fate calcolo che va usato un uncinetto abbastanza sottile. Infatti io ne avevo acquistati 4, ho pensato di acquistarne un altro dello stesso colore perché quando io uso questi filati sottili spesso vado a fare o dei punti rilievo o dei punti puff che necessitano di un pochettino di filato in più. Per sicurezza ne ho acquistati 5. Non so cosa farò, però io parto sempre dalla bella idea di un pull. Allora, qui mi dice che si usa sia ferri che uncinetto da 2,5 al 3,5. Adesso ve lo faccio vedere da vicino. Vedete, ci sono tutti i colori del mondo qua dentro, c'è il senape, c'è l'avio e il blu, naturalmente sono tutti che sfumano dolcemente tra un colore e l'altro. Qui c'è anche un verde militare scuro, ci sono dei marroni, c'è questo color ciclamino, un verdino chiaro, pistacchio, insomma ci sono tutti i colori, ecco.
e quindi ho pensato che un maglioncino così senz'altro sarà veramente sfizioso. Bene, dopo mettiamo le etichette dopo. Un altro colore che è proprio un ultimo arrivo, uno degli ultimi arrivi su Tessiland, è questo fiore, perché è un fiore, questa meraviglia, questo gomitolo, si chiama Super Kate, è un prodotto di altissima qualità perché è 100% lana vergine merino super wash, sono 100 grammi, 290 metri. Ecco, si chiama Super Kate, sempre vedete se è tessiland.com, Made in Italy, e mi dice che si può lavorare con i ferri 4,5 e l'uncinetto 3,5, 4,5. Vedete che bella questa tonalità, è morbidissimo. E ora togliamo anche qui la fascetta perché veramente, cioè, guardate qua, i colori meritano veramente di essere visti meglio. Anche qui è un'esplosione veramente, guardate, un'esplosione di colori. Non so quanti colori ci sono in questo gomitolo, veramente bellissimo. Bello, bello, bello. Veramente sto trovando dei materiali molto di qualità, ottimi e con dei colori stupendi su tessiland.com. L'ultimo che vi voglio far vedere è questo bellissimo rosa cipria e rosa antico. Allora, questa è una, vedete, è una cake, si chiama Harper, sempre tessiland.com. Vi vado a indicare la composizione, Made in Italy naturalmente, è una lana 30% wool, vedete, e acrilico 70%. Sono 100 grammi, 350 metri, quindi una bellissima resa. Harper, vediamo, ecco dov'è, non l'avevo visto, qui mi dice 4-5 dei ferri, 3-4,5 dell'uncinetto. Adesso andiamo a vedere un po' più nel dettaglio. Guardate la sfumatura, è di una delicatezza unica. Per fare tutti quei bei maglioncini con quei punti, un po' anche questi in rilievo, che necessitano comunque di un filato chiaro e comunque con una sfumatura delicata in modo da evidenziare il punto di lavorazione. Ecco, questo è il filato giusto per questi tipi di lavorazione, anche per diciamo lo spessore. È uno spessore ottimo indicato per queste lavorazioni. Qui si sente la lana proprio. È proprio veramente bello, è morbido, morbidissimo, ma non punge assolutamente, però quando lo avete in mano sentite proprio la lana, la bella lana, la lana magari delle nostre nonne, è veramente stupendo. Questo sarà il mio prossimo progetto, infatti io sto finendo adesso una giacca, però questo sarà il mio, infatti non vedevo l'ora che arrivasse questo Harper, perché sarà il mio prossimo progetto. Insieme ho voluto acquistare sempre sulla Tessiland un pompon, vedete questo rosa cipria, che si facesse con questo filato, sempre una cosa delicata, perché se mi resta del materiale vorrei fare un cappellino che si abbina a questo, che ve lo dico sarà un pull. E sapete che io sempre, se mi resta del materiale, mi piace insomma usufruirlo facendo dei piccoli accessori, un cappellino, una collana, qualcosa, ecco, degli scaldapolsi, qualcosa di questo genere. Bene ragazze, spero che questa recensione sia stata chiara, che vi siano piaciuti questi filati, vi assicuro che sono bellissimi. E se vi è piaciuto appunto questa recensione, magari date un'occhiata anche ai miei tutorial.
Se vi piace il canale iscrivetevi e cliccate la campanella, perché solo cliccando su tutte, sulla campanella, vi arriveranno le notifiche delle mie pubblicazioni nuove, cioè quando io pubblico arrivano le notifiche appunto a chi ha cliccato sulla campanella. Bene, io vi saluto, grazie per avermi seguito, alla prossima, ciao ragazze, ciao.